Ciao a tutti, benvenuti sul canale Fog Digital Studio. In questo video vogliamo mostrarvi uno dei plugin più usati e interessanti della Waves. Stiamo parlando del CLA2A Compressor Limiter. Si tratta di un emulatore analogico ispirato al LA2A della Teletronics, costruito nei primi anni 60, uno dei compressori ottici più famosi. Andiamo a vedere per prima cosa come si presenta l'interfaccia e quali sono i suoi controlli. Iniziamo dal selettore compressor limiter che vi sta evidenziando con il cursore del mouse. Questo selettore permette di utilizzare il CLA2A in modalità compressore o limiter. È un funzionamento molto intuitivo. È però importante sapere che il plugin, se viene usato in modalità compressore, il suo rapporto di ratio sarà sempre di 3 a 1, mentre in modalità limiter il rapporto di ratio sarà di 100 a 1. In entrambe le situazioni il release sarà molto rapido. Proseguendo troviamo il controller gain, chiamato anche make up. Questo potenziometro permette di restituire volume attenuato dal potenziometro del peak reduction. Al centro dell'interfaccia vediamo un display view meter, mentre sulla destra il controller peak reduction. Questo è l'attenuatore del volume che lavora con il componente ottico T4, quindi questo è il fulcro del plugin. È importante sapere anche in questo caso che la scala non è lineare, proprio come l'originale, e quindi in alcuni casi può succedere che lo stesso passaggio di una traccia audio suoni diverso durante i playback successivi. Per ultimo troviamo il view display, che è un semplice selettore per mostrare sul display view meter l'input, il gain reduction o l'output del segnale. Con questi controlli l'interfaccia dell'LA2A è completamente riprodotta, ma in questo plugin sono stati inseriti ulteriori controlli per emulare al meglio il compressore originale. Infatti nella sezione più in basso troviamo ulteriori 4 controlli. Il primo è l'Analog Selection, questo qua, che dà la possibilità di riprodurre il rumore di fondo degli alimentatori originali dell'LA2A. Però nel caso di un mix dove vengono utilizzati diversi plugin che emulano strumentazione analogica, si consiglia di tenere il selettore su off, perché il rumore si andrà a sommare e diventerà molto evidente o addirittura fastidioso. A seguire troviamo l'High Frequency, che lavora sul circuito del peak reduction, aumentando il guadagno sulle frequenze sopra 1 kHz, lasciando però inalterate le frequenze più basse quando viene impostato su High Frequency, mentre impostato su flat agisce in maniera uniforme su tutte le frequenze. Poi troviamo mix, dove si miscela il segnale originale con quello compresso, e infine il trim, che serve a impostare il livello di uscita del plugin. Per concludere parliamo dell'utilizzo pratico di questo plugin. Questo plugin può essere usato sulla voce come un deezer e impostando il potenziometro high frequency totalmente a sinistra, il compressore andrà a lavorare sulle consonanti STC. Per ottenere un buon risultato basta agire sul potenziometro del peak reduction finché non inizia a lavorare e poi ridurre l'high frequency finché non diventa più morbida la compressione. In maniera analoga ma opposta, portando il potenziometro dell'high frequency totalmente a destra, quindi su flat, il plugin si presta molto bene ad essere usato sulle room di batteria. Questo permetterà anche di evitare di mettere un riverbero sulla traccia. Quest'ultima soluzione può andare bene anche su chitarre acustiche ed elettriche, ma non c'è limite alla sperimentazione. Spero che questo video sia stato utile ed interessante. A questo punto non mi rimane altro da dirvi se non di iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati e se avete qualche domanda o richiesta scriveteci. Troverete i nostri contatti nelle descrizioni sotto al video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto con nuovi contenuti sul nostro canale Fog Digital Studio.